Benvenuti. Oggi vedremo il calcio circolare nelle tre versioni, basso, medio e alto. Come sempre, prima di cominciare, l'invito è quello di iscrivervi al canale e di selezionare la campanella per non perdere i nuovi video. Cominciamo. Allora, come sempre, per poter mettere a posto la tecnica ci avremo degli esercizi che ci permettono un pezzo alla volta di comporre il puzzle. Vediamo qual è il colpo finale. Allora, il colpo finale è questo. Molto importante è il bacino, come sempre. Allora, concentriamoci su questo pezzettino, poi vedremo tutto il resto. Mi avvarrò in questo caso di un cavalletto, poi potete usare una sedia, una ringhiera, qualsiasi cosa. Non preoccupatevi per la flessibilità, perché poi faremo degli esercizi appositi. In questo caso l'ho messo volutamente basso. Mettiamo la gamba tesa, il piede laterale, questo piede sinistro ben piantato a terra, questa mano iniziamo a abituarci a tenerla sul viso e con l'altra mano, la mano destra, sul bacino. Cosa facciamo? Spingiamo il bacino in basso, sempre con la gamba tesa, guardate, lo spingo in basso più possibile e ritorno in posizione. Devo proprio sentire la trazione, la contrazione del gluteo e ritorno giù e su, giù, su, giù e su. Questo movimento è importantissimo. Vediamolo da quest'altro lato. Quindi gamba tesa, giù più possibile, non facciamo questo ma restiamo con la gamba tesa, sentiamo proprio la trazione, lo stretching qui e ritorniamo giù, su, giù e su, ruotiamo più possibile e su. Forse per aiutarci è meglio mettere la mano dietro il gluteo, giù, rotazione e su. Questo è esattamente il movimento che si ha quando si colpisce. Oggi vedremo semplicemente il movimento a corpo libero, ma effettivamente una volta che c'è l'impatto sull'avversario, sul sacco, quello lo vedremo meglio al sacco, che succede? Che una volta che abbiamo l'impatto sarà con la tibia, non col piede come erroneamente si pensa, una volta che c'è l'impatto non finisce, perché lì si spinge ancora col bacino per fare più danno, e questo ci serve anche per poi ritornare in posizione di guardia. Facciamo questo esercizio in entrambi i lati, poi vedremo il resto. Vediamo il secondo pezzetto. Allora, cosa faremo? Partiamo sempre dalla posizione di guardia, ormai dobbiamo iniziare a abituarci. Dalla posizione di guardia cosa facciamo? Piede sinistro esce un pochino, non tanto, appena un po', in modo tale da avere un'apertura maggiore. Esce e va sulla punta. Ok? Una volta che abbiamo fatto questo, cosa succede? Abbassiamo il braccio e ruotiamo la spalla in direzione dell'avversario, il più possibile. Come sappiamo perché abbassiamo il braccio? Perché questo ci permette una maggiore rotazione. Quindi esco, salgo in punta di piedi, abbasso il braccio, ruoto la spalla e automaticamente, vedete, io mi trovo, il piede volutamente lo tengo fermo questa volta perché voglio la massima rotazione del bacino. Dobbiamo avere la stessa sensazione che avevamo quando facevamo l'esercizio precedente. Quindi contrazione del gluteo, eccetera. Facciamo questo. Quindi esco su e ruoto e ritorno in guardia. Esco poco, su, basso il braccio, ruoto la spalla e sento, magari a questo punto spingete anche sul gluteo per accentuare questa sensazione. E ritorno in guardia. Quindi esco, su, ruoto, basso il braccio, vado sul gluteo e spingo. Ok? Sentiamoci, questo è proprio tutto, qui sta il movimento del calcio. E su, e su, e su. Cominciamo a metterci anche respirazione. Mi raccomando, concentriamoci sul quadricipite e sul gluteo. Dobbiamo andare su,
ci dobbiamo aprire e cercare di andare più su possibile. Poi, una volta fatto questo, il calcio viene da sé. Riproviamo questo più volte, poi vediamo dall'altro lato. Ok, vediamo dal lato sinistro. Se ricordate, per poter colpire con la gamba sinistra, bisogna, per chi ovviamente è destro, bisogna fare un cambio. Quando facciamo il cambio, automaticamente il piede sinistro lo mettiamo già un po' esterno, per cui non è necessario fare il passettino esterno. Quindi noi immaginiamo di averlo già fatto questo cambio, ci sono già in posizione. Cosa faccio? Ricordate. Allora, devo salire in punta di piedi, ruotare la spalla, contemporaneamente abbassare il braccio e distendere la gamba tesa, sentendo proprio la contrazione del gluteo e del quadricipite. Per cui questo. Rotazione, su, rotazione. Quindi mi raccomando, dobbiamo sentire il massimo. Vediamo di qui, magari è più semplice. Quindi questo. Vedete? Non piego le gambe. Vediamo entrambi. Quindi passo, cambio, cambio, per chi gioca a calcio è diverso, perché al calcio si va subito con la gamba tesa, qui invece si arriva con la gamba proprio morbida e solo alla fine viene coinvolto il resto della gamba. Perché? Perché se andassi con la gamba tesa sarei molto lento e sarebbe pesante la gamba, invece la gamba viene coinvolta nella sua totalità nell'ultimo momento. Comunque poi lo vedremo. Riproviamolo finché l'automatismo non ci permetterà di essere sciolti. Ok, vediamo il pezzettino successivo. Allora, come per quello precedente, usciamo un pochetto con mezzo passettino col piede sinistro, ci alziamo sulla punta del piede, ruotiamo spalla e braccio in basso per permettere la rotazione del bacino. Solo una volta che il bacino e la gamba è distesa totalmente, quindi sento la stessa sensazione di prima, solo a questo punto faccio salire il ginocchio e lo fermo all'altezza del viso del nostro avversario. Quindi questo. E mi fermo, torno indietro. È un po' difficile mantenere l'equilibrio perché io non sto continuando la rotazione fino all'impatto o non sto facendo il giro completo, però cerchiamo di farlo. Allora, quindi riproviamo. Su, salgo, punta di piede, esco col piede, salgo, abbasso il braccio, ruoto, distendo per bene tutto sentendo la stessa sensazione dell'esercizio precedente e salgo con il ginocchio. Quindi questo. Vediamo dall'altro lato. Quindi stessa cosa, salgo, ruoto la spalla, basso il braccio e solo quando sento la contrazione, quindi la gamba per bene tutta distesa, faccio partire la frusta, ok? Come sempre, bisogna ripeterlo per far sì che l'automatismo ci regali scioltezza. Ok, vediamo il colpo finale. Ovviamente il colpo finale deve essere proprio il segno della scioltezza. Come avete capito, la gamba viene morbida fino all'ultimo momento per poi distendersi e colpire proprio come se fosse una frusta. Questo ci permette velocità e scioltezza, ovviamente. Quindi il colpo finale è questo. Quindi usciamo un pochetto, saliamo, ruotiamo, abbassiamo il braccio, facciamo salire il ginocchio fino all'altezza dell'avversario e poi questa volta distendiamo la gamba continuando la rotazione perché adesso non abbiamo l'impatto per ritornare nella posizione iniziale. Quindi questo.
e ritorniamo in posizione. È importante la punta del piede, perché quando io salgo questo mi permette ovviamente la rotazione. Quindi concentriamoci un po' su tutto e rifacciamolo più volte. Cerchiamo di, quando abbassiamo il braccio, di coprire sempre il volto e di essere più veloci e più esplosivi possibile. Gamba sciolta e poi si distende all'ultimo momento. Quindi questo è tutto un movimento di bacino come per i colpi precedenti. Quindi e ritorniamo. E ritorniamo. Vediamo il calcio sinistro, quindi posizione di guardia, facciamo il cambio, se vi ricordate come l'altra volta, quindi prima parte il sinistro e poi di conseguenza appena il sinistro arriva il destro parte, ovviamente un pochino esterno. Quindi questo. Sono le stesse accortezze che abbiamo visto prima, quindi cambio e via. Come sempre, riproviamo. Nelle tre varianti non cambia. Vediamo il low kick, quindi il calcio basso, che il meccanismo è lo stesso, andremo in basso, giù. La differenza, adesso siamo a corpo libero, però quando effettivamente andremo con l'impatto sul sacco lo vedremo, quando colpiamo scarichiamo ancora il peso del corpo per andare proprio a rompere. Comunque, low kick, middle kick, quindi fianchi, diciamo per intenderci, e high kick. Ovviamente lo stesso dall'altra parte. Ok, eccoci giunti alle consuete raccomandazioni finali. Allora, quali sono le raccomandazioni? Grande attenzione al bacino, come sempre, perché tutto il corpo parte di là, per cui ricordiamoci di salire sulla punta del piede, questo ci permette di salire un po' di più e soprattutto di permettere la rotazione. Ruotare la spalla e abbassare il braccio teso, distendere il bacino più possibile sentendo la contrazione del quadricipite del gluteo. Solo una volta che abbiamo questo saliamo col ginocchio all'altezza del volto del nostro avversario e distendiamo le gambe. Come sempre, le raccomandazioni sono quelle di iscrivervi al canale, di selezionare la campanella per non perdere i nuovi video e lasciare un commento se il video vi è piaciuto. Alla prossima!